Grazie di essere così numerosi stasera. Andiamo avanti con questo percorso che riguarda la storia della filosofia. L'altra volta avevamo parlato dell'origine della filosofia e oggi invece vediamo una svolta molto importante che avviene nel V secolo, quando la filosofia si trasferisce, diciamo, dalle colonie greche nella Grecia continentale, in particolar modo ad Atene. Diciamo che i greci, questo l'avevamo detto, vincono la guerra coi persiani e successivamente si creano delle alleanze militari, cioè le città che avevano vissuto separate adesso invece capiscono di fronte all'urgenza dell'esigenza di difendersi, capiscono che occorre unirsi e quindi creano la Lega di Delo e la Lega Attica. Nella Lega di Delo abbiamo Atene come capo, come vessillifero, diciamo, di questa alleanza, e invece la Lega Attica è guidata da Sparta. Poi le due città a un certo punto avrebbero iniziato una guerra sanguinosa durata una trentina d'anni, che terminò poi con la vittoria di Sparta. Però proprio la creazione della Lega di Delo permette l'epoca d'oro dell'Atene classica, perché apre la strada a un periodo lungo, abbastanza lungo, di pace, appunto, che termina con la guerra del Peloponneso, e questo permette gli spostamenti, i commerci, li fa aumentare e crea anche le condizioni per la nascita di una politica democratica ad Atene. E proprio a causa, diciamo, di questo clima di pace, di questa democrazia che sorge ad Atene, che sorge la figura dei sofisti. Ora, questi sofisti erano, diciamo, degli intellettuali che si erano mossi nell'Ellade, erano anche usciti da questa area, avevano conosciuto anche città non greche in alcune occasioni e quindi avevano realizzato una particolare apertura mentale che avrebbe avuto poi, diciamo così, un effetto molto importante, diciamo, sulla cultura del tempo. Chi erano esattamente i sofisti? Ecco, diciamo, il ruolo dei sofisti erano degli insegnanti, in sostanza. C'è un dialogo di Platone in cui un giovane sveglia Socrate all'alba per annunciargli che Protagore è arrivato, con grande entusiasmo. Perché questi giovani erano così entusiasti della presenza dei sofisti ad Atene? Perché in un contesto di democrazia le decisioni vengono prese nelle assemblee. E quali decisioni vengono prese? Vengono prese quelle che sono supportate da una capacità dialettica superiore, cioè chi è più capace di destrezza nel linguaggio spesso riesce a ottenere ragione e quindi a far valere la sua tesi, la sua posizione. Quindi i sofisti facevano pagare le loro lezioni a quei giovani che aspiravano a realizzare una carriera politica. E in un contesto democratico realizzi carriera politica se sai parlare, se sai argomentare, se sai come si costruisce un discorso, insomma, se sai l'arte della retorica. Erano dunque stranieri che insegnavano a pagamento, perché ormai alla società del tempo non bastavano più le competenze tradizionali. Occorreva un sapere più ampio che fosse contestuale alle nuove dinamiche di democrazia che ad Atene si erano imposte.
Quindi noi sappiamo che la parola sofista ancora oggi ha una connotazione negativa, perché se qualcuno oggi dà a un altro del sofista, gli sta dicendo in sostanza che è un cavillatore, in malafede, che è un imbroglione, insomma uno che sa usare bene le parole per ingannare in sostanza. Però in origine, come dicevamo prima, non mi ricordo se l'ho detto, sofista non voleva dire questo. In origine la parola sofista voleva dire sapiente. Però dopo che questi intellettuali vennero aspramente condannati e criticati da Platone e da Aristotele, allora è rimasta nei secoli, diciamo, la nomea di falsi filosofi, che gli è stata attribuita da Platone. Quindi io ricordo, per esempio, anche quando io ero al liceo, i sofisti erano ancora quello nei libri di scuola. Diciamo, erano dei finti filosofi, gente che era disposta a tutto pur di raggiungere il successo, insegnavano, diciamo, l'arte della persuasione, però infischiandosene della verità, cioè tante grazie, tanti saluti per la verità. Però recentemente diciamo la scuola sofistica è stata rivalutata negli ultimi decenni per una serie di motivi che cercheremo poi di spiegare. Diciamo che oggi, una volta che i sistemi democratici sono diffusi e affermati nel mondo occidentale, l'atteggiamento dei sofisti, che in un certo senso inaugurava il pensiero democratico, è ovviamente oggetto di rivalutazione. E oggi quindi è stato anche detto che la sofistica assomigliava un pochino all'illuminismo del Settecento. Si è parlato addirittura di illuminismo greco. Alcuni studiosi quindi hanno visto nella sofistica una specie di illuminismo ante litteram. Per illuminismo non intendiamo quel pensiero del Settecento che usava in modo molto spregiudicato la ragione e che credeva appunto nella ragione come un lume che guidasse l'uomo, che potesse guidare l'uomo nella vita. Questo vuol dire però anche sottoporre a critica le tradizioni, cioè non accettare ciò che è tradizionale soltanto perché così si fa, ma sottoporre ad esame qualunque credenza, qualunque convinzione, e solo se supera, diciamo, l'esame della ragione, allora lo possiamo accettare. Questo metodo in un certo senso era già stato utilizzato dai sofisti nel V secolo avanti Cristo, e quindi in un certo senso sono degli anticipatori di quello che è stato poi il metodo filosofico dell'illuminismo del Settecento. Ora, è anche vero che la condanna di Platone e di Aristotele chiaramente è anche per certi versi fondata. Noi sappiamo che almeno nella seconda generazione dei sofisti, cioè i sofisti di seconda generazione, quelli più giovani, prevalse il metodo dell'eristica. Che cos'è l'eristica? Cioè è l'arte del competere, del saper competere a parole, cioè del saper vincere nelle dispute verbali, e quindi indipendentemente da quello che è la verità. Quindi si può sostenere la tesi A e poi magari il giorno dopo sostenere il contrario. Diciamo, l'abilità dell'erista consiste nel saper discutere ed affermare qualunque tipo di tesi, indipendentemente dal fatto che siano vere o false. Quindi quando Platone critica la sofistica, naturalmente mette molto in evidenza l'eristica. Però oggi, rileggendo, diciamo, i pochi testi che ci sono rimasti, ci rendiamo conto, gli studiosi si sono resi conto che però
I sofisti, diciamo, il sofista non può essere soltanto quello descritto da Platone. Se fosse soltanto quello, cioè un imbroglione, un cavillatore, non saremmo neanche qua a parlarne. Ma ne parliamo perché in realtà i sofisti in un certo senso fanno compiere alla ricerca filosofica una svolta e quindi da un certo punto di vista vedremo la sofistica costituisce un progresso. Cercheremo di dire perché. Allora, il più famoso dei sofisti è Protagora di Abdera. Quindi vediamo, sembra che sia nato intorno al 480, quindi era più vecchio di Socrate di una decina di anni. Di lui sappiamo che scrisse dei trattati, per esempio le Antilogie, per esempio, ed altri, di cui però ci sono rimasti pochi frammenti. Quindi anche della posizione di Protagora abbiamo una ricostruzione fatta da altri, in particolare da Platone. Noi sappiamo che per Protagora sosteneva che l'uomo è misura di tutte le cose, delle cose che sono in quanto sono e delle cose che non sono in quanto non sono. Quindi questa massima è attribuita da Platone a Protagora, quindi noi ricordiamo in primis Protagora per questa sua posizione che noi chiamiamo oggi relativista. Platone in un suo dialogo che si chiama il Teeteto spiega anche che cosa vuol dire questa frase. Questa frase vuol dire che dobbiamo intendere l'uomo come l'individuo e le cose come le sensazioni che l'individuo ha. Platone propone un esempio. Se c'è vento, io sento il vento freddo e tu lo senti non freddo. Chi ha ragione di noi? Entrambi. Perché non si può negare il fatto che io senta questo vento freddo, ma non si può nello stesso tempo negare che tu invece non senti freddo. Qui siamo già in un relativismo, quindi, che riguarda il punto di vista dell'individuo. Però, più recentemente, sono state date altre interpretazioni della frase di Protagora. Ad esempio, l'uomo può essere anche inteso come la civiltà in cui si vive, la cultura in cui si vive. E le cose sono i valori che caratterizzano questa cultura, questa civiltà. Oppure potrebbe anche essere che l'uomo voglia dire l'intera umanità e che per cosa si intenda i fenomeni come appaiono a noi, perché noi uomini guardiamo alle cose in modo diverso da come guardano per esempio gli animali. Quindi se noi guardiamo al mondo sicuramente da un punto di vista, in quanto umani, in modo diverso, da un punto di vista diverso da quello di un gatto oppure di un cavallo, non so. Ora, non è che ci sia un unico modo di interpretare questa affermazione di Protagora. Ci sono, diciamo che a seconda del contesto la possiamo intendere in un modo oppure nell'altro. Però, insomma, quello che Protagora ci sta insegnando è una forma di umanismo o antropocentrismo, anche di fenomenismo, insomma, di relativismo conoscitivo. Questo perché è così importante? Perché i sofisti ci stanno dicendo che la posizione che i filosofi precedenti avevano assunto non funziona. Cioè i filosofi precedenti, pensiamo per esempio a Parmenide e Eraclito, dicevano che esiste una verità. Questa verità il sapiente la deve saper riconoscere. E quindi abbiamo due posizioni sostanzialmente, quella della maggioranza, dei dormienti, come dice Eraclito, e degli svegli, cioè di quelli che riconoscono la razionalità delle cose. E
Per i sofisti però le cose non stanno affatto così, cioè il mondo non si presenta a noi con una sua precisa razionalità, o meglio, il mondo da un certo punto di vista è vero, ha le sue leggi, non so, la Terra gira attorno al Sole, per esempio, no? La Luna attorno alla Terra, che ne so, il gatto va sempre a caccia di topi, cioè una natura che non cambia, che non possiamo assolutamente modificare. Però anche la conoscenza di questa natura non ci aiuta nelle scelte che sono propriamente umane, nelle scelte politiche. Ricordiamo che siamo in un contesto democratico in cui si devono compiere delle scelte, per esempio si devono stabilire le leggi. E con quale criterio stabiliamo le leggi? Il fatto di conoscere le leggi della fisica non ci aiuta per nulla. Quindi non è affatto vero che il nostro mondo, come dice Platone, è un mondo apparente e che per sapere la verità dobbiamo invece guardare al mondo delle idee, oppure come dicevano i teologi, che il nostro mondo è sostanzialmente appunto di scarso valore conoscitivo, ma dobbiamo guardare oltre il mondo, cioè alla realtà divine ed eterne. Le cose per i sofisti non stanno affatto così. Noi viviamo in questo mondo che non è per nulla limpido, chiaro, razionale, e quindi la verità non la possiamo cogliere così facilmente. La verità per i sofisti è il frutto di una costruzione, cioè siamo noi la misura della verità. Nel momento in cui entriamo all'interno di problemi che sono i problemi propriamente umani, come quelli delle scelte politiche, delle scelte morali, non esiste un logos, una razionalità oggettiva che la mente può tranquillamente riflettere. La realtà è scivolosa, è opaca, ed è per questo che dobbiamo dar valore a tutti i punti di vista, perché ogni punto di vista è frutto di un'esperienza speciale che ciascuno di noi ha compiuto, di speciali desideri, volizioni, un retaggio differente che ciascun individuo ha nei confronti degli altri. E quindi una mia opinione rispetto a un problema politico non è di per sé vera o falsa. Cioè, in un certo senso è vera perché esprime quel punto di vista. Quindi, come si può risolvere la situazione? Normalmente, ancora oggi si fa così, quando non c'è un accordo si usa la forza, la violenza, la guerra, in modo tale che la mia ragione possa con la forza prevalere sulla tua. Io direi che il messaggio che noi dobbiamo accogliere dai sofisti è proprio questo, cioè la proposta di rinunciare all'uso della forza e sostituirlo con l'uso della dialettica, cioè l'abitudine a ascoltare gli altri, certo anche l'abilità nel saper dibattere e sostenere le proprie ragioni, e da queste ragioni che si confrontano deve fuoriuscire quella che noi consideriamo la verità, non perché sia una verità in assoluto, ma perché è la verità che noi abbiamo riconosciuto, cioè la dobbiamo in un certo senso costruire questa verità. Quindi, per esempio, è questo che diciamo, quindi la parola nella proposta dei sofisti sostituisce la forza, perché con la forza noi ritorniamo alla fase dell'animalità. Invece, se vogliamo costruire un mondo propriamente umano, dato che questo mondo non è per nulla così chiaro e così facile da comprendere, occorre mettere a confronto i vari punti di vista. In questo senso, quindi, l'uomo è misura
della verità e misura delle cose che sono in quanto sono e delle cose che non sono in quanto non sono. Ora, noi vi leggo un pezzetto di questo testo anonimo che rappresenta, mi sembra abbastanza degnamente, quella che è la posizione di Protagora, cioè e dei sofisti in generale. Diciamo che i sofisti erano consapevoli, avendo viaggiato di città in città, che esistono costumi e modi di guardare al mondo che sono diversissimi a seconda della civiltà e della cultura che li esprime. E noi non abbiamo poi un criterio assoluto per dire se una cosa è buona o cattiva. I greci vedono il mondo in un certo modo, invece magari i Massaggeti o altri lo vedono in altro modo. Adesso io non so se queste cose fossero del tutto vere, però possono essere verosimili. Nel testo, che si chiama Di Soi Logoi, si dice: presso i Macedoni si ritiene bello che le fanciulle prima di sposarsi amino e si congiungano con un uomo e dopo le nozze è brutto. Presso i Greci è brutta l'una e l'altra cosa. Gli sciiti ritengono bello che uno, dopo aver ammazzato un uomo e averne scuoiato la testa, ne porti in giro la chioma posta dinanzi al cavallo e dopo averne indorato il cranio con essa beva e faccia libagioni agli dei. Invece presso i Greci neppure si vorrebbe entrare nella casa di uno che avesse compiuto tali cose. I Massaggeti squartano i genitori e se li mangiano dopo morti, no? Perché pensano che l'essere sepolti nei propri figli sia la più bella sepoltura. Invece se qualcuno lo facesse in Grecia, cacciato in bando, morirebbe con infamia, come autore di cose turpi e terribili. E via dicendo, ci sono vari esempi. Poi, nello stesso testo, si dice anche che anche, diciamo, quello che accade non è per forza di cose buono o cattivo, dipende sempre dai punti di vista. Dice, per esempio, se una nave affonda, certo, per l'armatore, per i marinai, la cosa non è per niente bella, no? Però per i costruttori di navi invece è una cosa buona. Cioè, come dire, no? Quando le macchine si fracassano negli incidenti stradali, per i proprietari e per chi ci guida la macchina, sta dentro la macchina, la cosa è molto negativa, ma per i venditori di automobili è un bene. Se qualcuno muore, per chi muore di malattia, per chi muore, certo, questa morte è un male, ma per i funzionari di pompe funebri invece è un bene, e via dicendo, no? Quindi mostrano con una serie di esempi che le cose non è che siano proprio bianche o nere. Diciamo, la stessa cosa può essere buona se la vediamo da un certo punto di vista e cattiva da un altro punto di vista. Questi esempi ci mostrano, insomma, qual è più o meno la posizione appunto dei sofisti. Quindi allora, Protagora però ci dice anche qual è il criterio che i politici devono utilizzare per scegliere le leggi, per fare delle scelte politiche. Cioè propone un criterio che è stato ritenuto un criterio debole, dato che è impossibile sapere cosa siano bene o male in assoluto, allora l'unico criterio che ci rimane è il criterio dell'utile. Cioè, quando si compie una scelta politica, questa deve essere utile agli individui, però anche in generale alla città. Cioè dobbiamo sceglierla con questo criterio, un po' come per esempio il medico ci propone dei consigli che sono fondati sulla sua esperienza professionale, no? E quindi sono finalizzati all'utile, cioè alla guarigione. Quindi diciamo che il sofista si propone un pochino in analogia col medico, come colui che propone da un punto di vista politico dei consigli utili per il benessere dei cittadini e della città in generale. Quindi sì, non esiste una verità in assoluto, però esiste una verità relativa che però chi lo stabilisce? Beh, lo stabilisce l'utilità che questa verità ha prodotto. Cioè se questa scelta
ha prodotto qualcosa di utile, allora noi la riconosciamo come buona e vera. Questo è il criterio che propone Protagora. Quindi, in definitiva, la verità, e questa è la grande svolta, perché prima di Protagora si era creduto, gli esempi sono quelli di Parmenide, di Eraclito e poi di Platone, di Aristotele, che l'intelletto umano è come uno specchio che sa riflettere la verità eterna e un'adequatio rei et intellectus, cioè una corrispondenza tra il reale e l'intelletto. Per Protagora le cose però non stanno così, perché il compito della parola non è semplicemente quello di ripetere quello che l'intelletto vede già pronto nella realtà, ma è una sfida molto più impegnativa, cioè quella di costruire il mondo degli uomini attraverso un consenso che noi otteniamo dall'incontro, attraverso l'incontro dei vari punti di vista. Abbiamo qui quindi la fondazione della politica, con i suoi dibattiti, i suoi parlamenti. Pensate per esempio qual è la funzione dei parlamenti nelle democrazie. È ovvio che il presupposto è questo, non è che ci sia la verità. Occorre di volta in volta discuterla e quindi da questa discussione emergerà quella che è la verità per noi, cioè il punto di vista che risulta più utile e che prevale dunque in questo senso. Le parole è ovvio, però noi, dato che quindi la realtà dipende dalle parole, allora è anche vero, e questi sofisti lo sapevano, che l'uso delle parole naturalmente può produrre risultati positivi, però può produrre anche risultati molto negativi. Questo lo dobbiamo sempre tenere, dato che la realtà che noi stiamo costruendo è legata all'uso che facciamo delle parole, quindi bisogna fare molta attenzione a come le parole si usano. Un'altra figura di grande importanza tra i sofisti è quello di Gorgia da Lentini, un siciliano. Anche di lui non è che ci sia rimasto quasi nulla, ci sono rimasti 2 discorsi, 2 orazioni, in particolare per esempio la difesa di Elena, in cui Gorgia difende Elena dall'accusa di aver provocato la guerra di Troia, mostrando come in nessun caso Elena può essere colpevole di questo, dato che esiste una specie di fato, come una rete di fili invisibili che determina il destino degli uomini e a cui non possiamo sottrarci. Però Gorgia è famoso per delle affermazioni che sono veramente radicali e estreme. Cioè lui fa un discorso che è il contrario di quello che diceva Parmenide, che l'essere è e quindi il divenire impossibile, eccetera, eccetera. Allora, noi abbiamo, ripeto, perduto le opere di Gorgia, questo è diciamo, noi abbiamo notizie di Gorgia, diciamo, da altri autori, in particolare da Sesto Empirico, uno scettico che è vissuto però molti secoli dopo Gorgia, però diamo per buono quello che ci racconta Sesto Empirico. Esiste anche un altro scritto, diciamo che è difficile attribuzione, che parla di Gorgia. Io adesso qua ho ripreso la tesi di Gorgia da Sesto Empirico. Le tesi sono 3 e sono estremamente radicali e sembrano anche un po' assurde di per sé. La prima è che nulla è e che se anche qualcosa ci fosse non sarebbe conoscibile e se anche fosse conoscibile non sarebbe comunque comunicabile. Vediamo perché. Vediamo uno schemino qua. L'essere, se esiste, o diciamo, se qualcosa è, o è essere, o è non essere, o è essere e non essere assieme. Però noi dobbiamo escludere che sia non essere, o che sia essere e non essere assieme. Se qualcosa è essere, allora deve essere generato o eterno, o generato e eterno assieme. Però generato non può essere, in quanto dovrebbe esistere prima di esistere. Da cosa dovrebbe essere generato, se è essere? E non può essere neanche generato ed eterno assieme, quindi rimane la possibilità che sia eterno.
Però se è eterno è infinito, e una cosa che è infinita non è in nessun luogo, e se una cosa non è in nessun luogo, non è. È una tesi un po', diciamo, un'abilità retorica, e noi diciamo, ok, diciamo che se il discorso finisse qua, forse non sarebbe neanche così interessante, perché uno che viene a dirci il mondo che noi vediamo non è che ci convinca più di tanto, però lui va oltre e dice delle cose che sono forse più interessanti di queste. Dice, comunque, ammettendo anche che qualcosa ci sia, noi non lo potremo conoscere, perché quello che noi pensiamo non corrisponde alle cose che sono. Infatti noi possiamo pensare liberamente un carro che corre sull'acqua o un uomo che vola. E mica queste cose esistono, cioè c'è una discrepanza, un salto tra le cose che pensiamo e le cose come sono. Però voi direte, vabbè, ok, un uomo che vola non esiste, però a meno che non gli mettano un razzo, non so dove, possiamo pensare a un uomo che cammina. Però in fondo quello che lui vuol dire è che quello che noi pensiamo non corrisponde perfettamente alle cose come sono. Ciascuno di noi può fare l'esperimento, se per esempio pensate per esempio anche delle cose che ci sono perfettamente consuete a casa nostra, non è che ci ricordiamo perfettamente come una fotografia perfetta delle cose che ci sono a casa nostra, come sono disposte, no? Cioè, però la pensiamo a casa nostra, ma quello che noi pensiamo non corrisponde esattamente perfettamente a quello che è. Però ammesso anche che potessimo conoscere quello che è, comunque non potremo comunicarlo, dice Gorgia. Non lo potremo comunicare perché noi non comunichiamo i pensieri agli altri, ma comunichiamo le parole. E le parole non sono il pensiero. Se io volessi comunicare, per esempio, con la parola giallo, che cos'è il giallo a un cieco nato, non potrei farlo. Ma anche per una cosa più semplice. Se io ho fatto un'esperienza, ho visto un film al cinema e ve lo volessi raccontare, chiaramente non potrei trasferire nella vostra mente quello che io ho visto, ammettendo anche che quello che ho visto corrisponda perfettamente a quello che è il film davvero. Io ti comunico quello che ho visto con le parole, però le parole sono diverse dal pensiero, sono un'altra cosa, e quindi esiste anche un problema di incomunicabilità. Poi naturalmente noi possiamo muovere delle obiezioni, se volete poi si può discutere questa cosa. Però quello che sta dicendo Gorgia è che esiste uno scollamento, diciamo, tra le parole e la realtà. È un po' la stessa cosa che diceva Protagora, cioè la parola non è, come dice Eraclito, il riflesso perfetto di quello che è il logos, cioè la ragione del mondo, ma è un tentativo di fare un'esegesi delle cose, cioè di interpretare, un tentativo ermeneutico si dice, cioè di comprendere e di interpretare in base a quelle che sono le nostre capacità come il mondo funziona e come vogliamo che il mondo funzioni. Gorgia mette in evidenza la forza ammaliatrice del linguaggio. Una delle ipotesi che lui propone quando dice che Elena non è colpevole, lui fa una serie di ipotesi, dice Elena, perché dovrebbe essere colpevole? Magari pari della presa con la forza. E beh, se l'ha presa con la forza, l'ha rapita, è mica colpa sua. Però ammettiamo anche che lei si sia innamorata. Ma se si è innamorata è colpa sua? Ma perché uno sceglie di innamorarsi? No, l'amore è una forza che ci travolge, volenti o nolenti, quindi non ha colpa. E se pari della convinta con le parole, anche in questo caso non ha colpa, perché la parola, pur con un corpo piccolissimo, invisibilissimo, è in grado, cioè la parola detta nel modo giusto, è in grado di farci compiere qualunque cosa. Pensate per esempio alle cose terrificanti che sono state compiute durante la Seconda Guerra Mondiale o in altri periodi della storia dell'uomo, no?
Chi è che ha convinto le persone a compiere queste cose, che a noi paiono abominevoli, terribili? Sono le parole, naturalmente. Quindi, come dicevamo, è ovvio che se è la parola a determinare qual è la realtà, è ovvio che bisogna però fare attenzione a come usiamo le parole. Quindi i manipolatori della realtà esistono sempre e chi vuole manipolare le parole, la realtà sa che deve manipolare le parole e quindi questo sforzo di manipolazione delle parole è tuttora naturalmente sempre diciamo attivo, in attività, questo tentativo di manipolazione delle parole. Ora, per esempio, facciamo degli esempi così del linguaggio che fu utilizzato nei sistemi totalitari. Chiaramente bisognava modificare il linguaggio. Qua George Orwell ci ha insegnato bene, no? Come nel romanzo 1984 le parole cambiassero proprio significato. In fondo, perché è stato possibile il nazismo e altri totalitarismi del genere? Perché era stata fatta una modifica delle parole, del senso anche delle parole. Che ne so, patriottismo voleva dire distruzione di chi non la pensa come te. Cioè se noi alteriamo il significato delle parole possiamo avere una realtà nuova, la stiamo creando noi con queste parole. Le purghe, per esempio, di Stalin, cosa sono? L'eliminazione fisica di quelli che ti danno fastidio. E se il regime comunista sovietico deportava milioni di persone nei gulag, quelli si chiamavano trasferimento della popolazione. Oppure il massacro degli ebrei, mica si diceva massacro degli ebrei, soluzione finale, si diceva, no? I campi di lavoro forzato, campi di rieducazione. Credo che esistano anche in Cina ancora oggi, no? Qualcosa del genere. In Giappone, per esempio, in Cina i giapponesi chiamavano le schiave sessuali donne di conforto, eccetera, eccetera. Cioè, diciamo che questo si può citare uno studioso della lingua del Terzo Reich, che si chiama Victor Klemperer, il quale scrive così: le parole possono essere come gocce d'arsenico, se le ingoiamo distrattamente non sembrano fare alcun effetto, ma dopo qualche tempo l'effetto si fa sentire.